E pensare che qui non era nemmeno previsto che venissimo. E invece ci siamo innamorati ancora una volta del viaggio e delle sue meraviglie. Le vette delle Ande, i ghiacciai, i colori dell'acqua che, come dice Rebecca, sembra avere il colorante. Insomma, in questo video ti porteremo con noi al cospetto della natura. Sali a bordo, c'è posto anche per te. 0 gradi, 8 di mattina e noi pronti per... Torre del Paine! Torre del Paine! Siamo appena entrati nel parco. Adesso ci siamo diretti verso il lago Grey. Siamo arrivati con la macchina. Abbiamo noleggiato con la macchina là. La macchina più economica che c'è qui, che in realtà non è molto economica, però era davvero la più economica che c'era. A 50.000 pesos cileni al giorno, che sono quindi quasi 50 euro, e col caldino della macchina, dopo un'ora e mezza di cammino, siamo arrivati qua. Come facciamo a scalare la montagna? Non dobbiamo scalare la montagna, amore. C'è un coniglio. Dove? C'è un papà. Dov'è il coniglio? Sei tu, amore, il coniglio. Non sono coniglio. Ah, scusa. E poi ci sono io. E quindi andiamo a visitare il primo mirador del parco, che è il mirador del lago Grey. La Torre del Paine. Di solito questo parco era chiuso da maggio a ottobre, invece quest'anno è il primo anno che l'hanno tenuto aperto e siamo felici. E non è alta stagione, bassa stagione. E di solito Torre del Paine è proprio preso d'assalto da tutti coloro che amano i trekking. Si possono fare trekking anche fino a 15 giorni, rimanendo a dormire nei rifugi oppure nelle tende, eccetera. Oppure si possono fare anche semplicemente come facciamo noi, quindi o trekking da un giorno, oppure fare per esempio il tour di un giorno. Picchio. Noi abbiamo deciso di prendere una macchina, così siamo più liberi, vediamo quello che vogliamo di un giorno qua, perché fa troppo freddo e moltissimi rifugi adesso sono chiusi. Sì. E qua sono... I gufi! Sì, questi sono alcuni degli animali che vedremo qui. Il gufo, Il puma! l'animale preferito della mamma, il puma. Questo, Il che è il picchio. carpintero negro, è quello che abbiamo visto ieri. Ti ricordi? Avevamo visto un documentario e c'era delle questo. rane. Il condor l'abbiamo già visto, l'aquila l'abbiamo già vista. Che meraviglia, E amore. anche la zebra. La Non la zebra? zebra. No, è come se fosse una renna, ecco. E questa? E quello è un picchio ancora, martin pescatore, è un uccello. E questo è rayadito, è un pajarito, amore. Che meraviglia, però guarda che roba. Bellissimo. Saliamoci! Ma ci saremo solo noi nel parco? Penso di sì, sarà bellissimo. Molti dicevano Torre del Paine è meraviglioso, ma è preso d'assalto dalle persone. Ci siamo solo noi. Attenti al puma. Guarda sai che cosa sono quelle piccole. Quel piccolo ponte lì? Guarda che meraviglia, è vero? E degli uccellini che passano. Dici? Che bel ponte! È bellissimo, amore. Perché non cadere? Huemul. È il Huemul, amore. Che meraviglia. La piccolissima ha le cornine. Sì. La grande non ha le corna. In questo parco ci sono dei puma, che ovviamente è molto difficile da vedere, e poi ci sono dei gufi, dei picchi meravigliosi con il collo rosso. Ci sono tantissimi animali bellissimi. Puntando il sole adesso. Wow!
spunta di là. C'è l'alba e quindi quel picco si sta colorando di un rosa meraviglioso. Che bello. Ecco qua tutta la mappa del Torre del Paine. Allora, questo è il sentiero famosissimo fra i trekker, che è il sentiero della W, e praticamente fa così, questo sentiero della W. Arrivando, diciamo, il luogo principale è quello da dove si vede i vari corni del Paine. Poi ci sono diversi altri sentieri, tra cui quello della O, e noi invece faremo appunto i vari mirador. Quindi il primo, adesso noi siamo Qua sotto. qua sotto, fuori dalla mappa. Comunque qua c'è il Glacial Grey, che è praticamente là dietro, e questo davanti a noi è il lago. Là si vede anche E c'è anche una un piccola barchetta. e anche Qui c'è un mirco. un ghiaccio che si è rotto nell'acqua in una palla arancione. Falla vedere che la vedo da qua. La palla arancione. Sì, c'è una Ah, palla. sì, amore. La boa. Andiamo a vederla, tesoro. Io vedo tutto. Guarda che meraviglia. Sei pronta a scalarla? Questa piccola salitina? Che arriva prima! Chi arriva prima? Arrivi prima tu, Rebecca. Sono arrivata prima io. Perché? Guarda com'è. Levigato? Questo è il vento e l'acqua, senti? Senti. Senti l'amore? Com'è liscino? Anche gelato. Bellissimo però. Sì. Bellissimo. Lui che diceva, ma no, è inutile, siete già andati a Perito Moreno. No, bellissimo. Niente che ci sono qua per terra. Io per riprendere il sentiero. Ah, ma è là il sentiero. Oh, Pensavo di aver fatto 5 miliardi di chilometri, è là. Questa è l'impronta di un cervo. Qua, ancora. Qua, qua! qua. Questa è l'impronta di Rebecca. No, Sì. no, non faccio le Ah, non impronte. fai le impronte? Pensavo. Questi sono i cigni che abbiamo visto l'altro giorno a Puerto Natales, insieme a questi che si chiamano Kaikuen. Quindi questi si chiamano cigni dal collo nero, semplicemente. Poi ci piacerebbe tanto vedere il Nandù, che è lo struzzo. Abbiamo visto il condor. Non abbiamo visto, ma sarebbe fantastico vedere il carpintero negro, che è questo picchio. E poi, vabbè, il flamenco, meraviglioso, e l'aguila, che abbiamo già visto in Argentina. Questa è tutta la flora che c'è qui. Questo è il calafate ed è una pianta che infatti quando siamo andati al Calafate in Argentina ci dicevano che è quella che ha dato il nome al paese, perché il paese è pieno proprio di questa pianta con le spine che ha questi piccoli frutti che si possono mangiare. Sono i mammiferi che ci sono qua, il famoso guanaco, già visto tantissime volte ma sempre meraviglioso da vedere, il puma, Huemul. Poi abbiamo, oh che meraviglia, lui, poi abbiamo la volpe, fantastico la volpe, e un altro tipo di volpe un po' più grande. Queste sono le piccole cascatelle che ci sono. Questo è il ghiacciaio che c'era dietro dove abbiamo visto, dove siamo andati prima, quindi dietro al lago. Questi sono il Cuernos del Paine che dobbiamo vedere. Questo è il massiccio del Paine, che è quello che abbiamo visto, e queste sono le famose
Torri del Paine che hanno dato il nome al parco, con la Torre d'Agostini, la Torre Central, la Torre Monzino e Nido del Condor. Questa è tutta la cordigliera del Paine. Allora, noi siamo entrati da qua, che è Villa Serrano, poi che è la guarderia Serrano. Dopodiché abbiamo preso questa deviazione qua e siamo saliti verso l'hotel Lago Grey, l'abbiamo superato e ci siamo fermati qua, dove c'è un parcheggio, e abbiamo fatto questa passeggiata qua di un'ora, qua c'è scritto, ma in realtà ci abbiamo messo mezz'oretta, e ti può arrivare a vedere il Lago Grey. In realtà non si riesce a vedere il ghiacciaio, perché bisognerebbe mettersi esattamente in linea retta qui, e noi non ce l'abbiamo fatta, per cui noi siamo arrivati a vedere fino a qua, però comunque c'erano dei pezzi di ghiacciaio che si erano staccati. Adesso ritorneremo giù e proseguiremo lungo questa strada fino ad arrivare al Salto Cico, dove c'è una piccola cascata. Lì ci aggiorneremo. Questa è la prova di quanto faccia freddo qui. Abbiamo trovato nel lavandino del bagno, fantastico. Fa freddissimo, ma noi siamo felici di essere qua al freddo e al gelo. Sei felice, Rebecca? Sì. Molto Ti piace? bene. Vuoi? Mi piacciolo. Andiamo. In fondo di là, seguendo questo fiume, si arriva a quello che è il ghiacciaio Grey. Infatti qui c'è il ponte Grey, poi c'è l'hotel Grey, poi c'è il ghiacciaio Grey, poi c'è il bar Grey, poi c'è il bagno di fianco al bar Grey, è tutto Grey, diciamo. Però vabbè. E si può andare a fare anche una visita con il traghetto, una visita ovviamente non economica che noi lasciamo alle persone che possono e vogliono farsela. Guardate che bel cielo, e adesso prosegue la nostra avventura. C'è un'aquila meravigliosa, pelosissima, andremo a cercare proprio il suo nome. No, perché è bella sopra lì, pelosissima, non si vedono neanche gli occhi. Guarda gli occhi. Che meraviglia che è. Ma ciao, ma è bellissima, sei bellissima, grazie. Abbiamo percorso circa 20 km e siamo arrivati qui, e su questo lago c'è la prima cascata da vedere, che si chiama Salto Cico, quindi cascata piccola, e andiamo a vederla. C'è questa passerella tutta ghiacciata, quindi dobbiamo stare attenti a non scivolare. No, papà, no io. Non tu, vero? No, papà. Siamo davvero felici. In realtà non era nostra intenzione venire fino qui, perché dopo il Calafate volevamo risalire dalla parte argentina, e invece abbiamo detto, caspita, però andiamo anche a Torre del Paine, e in effetti è davvero straordinario, bellissimo. La chiamano l'8ª meraviglia del mondo, capiamo il perché. Ora a noi non piace fare molto le classifiche, tutte queste cose, però noi che siamo degli amanti della montagna devo dire che è davvero, davvero spettacolare, è proprio molto scenografico. Dove sono i cristalli? I cristalli di gelo.
pensa che si può anche cadere, mamma? Certo, amore. Se con le rocce sei molto attenta, va bene? Va bene, amore. Grazie, tesoro. Che sennò scivoli indietro e cadi giù nel fiume, mamma. Ah, bene, ottimo. Ok, amore. Guardate l'acqua che cosa succederebbe? No, amore, non hanno colorato l'acqua. C'è? No. Eccoci a Salto Chico. Guardate il colore dell'acqua. È incredibile. Incredibile. Rebecca? Ti piace? È bellissimo, bellissimo. Eccoci arrivati al lago Peloe. Mamma, sembra uno sfondo, Bellissimo. sembra uno screensaver. Continuiamo a ripetere bellissimo, bellissimo, perché è davvero straordinario. Dopo credo che ci fermeremo nella nostra macchinina, a mangiare i panini che ci siamo preparati, perché ovviamente qui nel parco ci sono alcuni rifugi, alcune osterie, alcuni bar che ovviamente hanno dei prezzi un pochino, ecco, non economici, mettiamola così. Quindi ci siamo preparati dei panini, poi li mangeremo qui, in questo sfondo spettacolare. L'altro. Perché fa così? Stanno parlando. Sono là in alto. Sono loro due. Hai visto come fa col collo? Quello a sinistra è un maschio, quello a destra è una femmina. Davvero? Sì. Come fai a dirlo? Rebecca è un'ornitologa, Scusa. Abbiamo scoperto che il panorama è così terribile e così secco perché qui ci sono stati 3 grandi incendi che a causa dell'aria secca hanno devastato il panorama. L'ultimo è stato nel 2011-2012, prima c'è stato quello del 2005 e prima ancora quello del 1985. Questi sono 3 tra i più gravi. Qual è la particolarità di questa zona? È che ha l'aria secca, avendo l'aria secca e tanto vento, questo non fa altro che alimentare il fuoco. Il 99% delle cause delle cause degli incendi qui in Cile è umana, 99,9% c'è scritto sul bugiardino che abbiamo letto prima. Fatto sta che noi abbiamo queste intere foreste di alberi morti che sembrano proprio bruciati, perché lasciano, da una parte sembrano proprio carbone, dall'altra parte sembrano bianchi. Pensiamo che sia dovuto a questo, anche il fatto che sia così brulla e che ci siano pochi alberi.
È anche vero che ovviamente qui non è che ci sia tanta terra, ma appoggiamo direttamente sulla roccia. Intanto godetevi la vista del lago Poe, il ghiacciaio là in alto, e tra poco gireremo intorno a questa montagna per arrivare alla cascata del Grande Salto. Oggi siamo sul verde, tesoro. Non c'è vento. Non c'è vento oggi. Siamo sul giallo. Va È bene. fortuna. No? Sì, già fa freddo. Ci fosse anche il vento. No, è verde, tesoro. Wow. Una banda. Rispondi da lì. Il fondo del stivale lo so, però forte. Forte l'acqua. Hai visto? Che bella. Salto Grande, fratello maggiore del Salto Chico. Si stima che ogni secondo cade l'equivalente di acqua pari a 1000 docce da 10 minuti, oppure l'equivalente di 100.000 bottiglie d'acqua da 1 litro. Impressionante. C'era scritto qua. C'era scritto qua, certo, non è che papà le sa queste cose. Qua è da dove nasce il Salto Grande. Il Grande Salto è giù di qua, e qua invece c'è la sua mamma e il suo papà. Coniglio. Adesso andiamo al Mirador del Cuernos, che sono, spera, altitudine 2,5 km. 2,5 km? Distanza approssimativamente 5 km, circa un'ora tra andata e ritorno. Non è vero, di meno, ce le mettiamo. Ecco, questa è la strada. Ecco, di fronte a noi abbiamo la cordigliera che abbiamo appena appreso che si è formata per intrusione magmatica all'interno degli strati della roccia, e questo ha portato alle modifiche strutturali del territorio fino ad arrivare ad avere diverse cime, tra cui, come si chiama? Corno Grande. Il Corno Grande di 2600 metri e l'altro corno, quello a est, di 2400 metri. Ora io non ho capito bene quale sia il Corno Grande, però penso che sia quello là, quello grande, quello a est, e quello a est, è chiaro. Mancano 5 minuti all'arrivo. Ma non è vero! La ciurma si lamenta. No! Sarò io la guida, papà sta scherzando, non è lui la guida. Stiamo cercando da ormai quasi mezz'ora questo fantomatico... Mezz'ora, un'ora. Ma che un'ora? Mirador dello Hai Squerno. ragione. Anche le mie pantere sono stanche. Tutti, anche gli animali di Rebecca sono stanchi. Eppure Abbiamo il navigatore... tanto e io e la mamma anche siamo stanchi. Il navigatore dice che manca Abbiamo poco. camminato più di un'ora. Dietro. 50 ore. Dietro a quella curva siamo arrivati. Cosa ne dite? Ci credete? No. No! Vedremo. Ed eccoci finalmente arrivati alle famosissime Torri del Paine, che sono quelle lì, che noi adesso cercheremo di vedere un po' più da vicino. Il parco secondo noi è sensazionale e questa qua forse è la ciliegina sulla torta, anche se ci siamo riempiti gli occhi di meraviglia
da questa mattina appena è sorto il sole fino ad adesso, per cui questo è proprio un plus. Quello lì che vedete più avanti invece è l'ingresso Laguna Marga, per cui l'altra opzione di ingresso. Noi siamo entrati dall'altra parte, abbiamo fatto una specie di circolo e adesso usciamo di qua. Come vedete la strada è già asfaltata, per cui in teoria ci aspetta un cammino un po' più agevole per il rientro a casa. L'alternativa sarebbe stata entrare di qua e uscire dall'altra parte, e questo è a discrezione del circuito che volete fare voi. Ecco, questo comunque è il panorama. Ecco il nostro amico Guanaco. Ciao Guanaco. Esatto, assomiglia a un lama ma meno pelo, e speriamo che non sputi. Questa è l'unica gioia del Lago Azul, perché siamo arrivati per vedere il Torre del Paine. Da qua dicevano che c'era una bellissima visuale, e in realtà la visuale non vale i 27.000 km di strada sterrata che abbiamo fatto. La processione del Guanaco, dolci. Vai con calma. E oppa! Siamo arrivati alla fine del mondo. Questa è la ruta fine del mondo e noi andiamo a Puerto Natales. Farci mancare niente, abbiamo anche quegli struzzoni lì, bei struzzoni. Sì, il nome locale non ce lo ricordiamo, lo scriviamo qui sotto. E abbiamo appena visto anche una volpe. Sì. Mamma che meraviglia, però non siamo riusciti a riprenderla perché era troppo veloce e si è nascosta subito nell'erba. Che meraviglia! Desideravamo tanto vedere questi animali e siamo riusciti a vederli tutti. Che bello! Siamo felicissimi, vero? È la prima volta che vedi uno struzzo e anche una volpe. E quella lì non era una volpe grande, era una volpe piccola. Era una volpe piccola, vero? Le volpi non sono grandissime. Beh, perché abbiamo visto due specie, papà. Qua vivono una volpe grande e una volpe piccola. E quindi Torre del Paine, grandi emozioni. E da Torre del Paine direi che è tutto. Cotti ma felici, vi salutiamo, alla prossima!